Cari amici, oggi vi racconto cosa è accaduto il 12 agosto 1985 al volo Japan Airlines 123. Ad oggi il secondo più grave incidente per numero di vittime nella storia dell'aviazione. Il volo Japan Airlines 123 era un volo interno giapponese, effettuato da un Boeing 747 che operava la tratta dall'aeroporto internazionale Haneda di Tokyo all'aeroporto Itami di Osaka, distanti tra loro circa 400 km. Era il penultimo dei 6 voli schedulati per quell'aereo nello stesso giorno. L'aereo in questione era un grande Boeing 747 SR-100. Il modello SR, acronimo inglese di Short Range, ovvero corto raggio, venne appositamente sviluppato da Boeing rispondendo alla richiesta della compagnia aerea giapponese per un aereo ad alta capienza di passeggeri da utilizzare nelle rotte interne tra le principali città della nazione. La casa statunitense sviluppò il 747 SR come versione a corto raggio del 747-100, con minore capacità di carburante e maggiore capacità di carico utile. Aumentando i posti a sedere in classe economica, era capace di trasportare fino a 498 passeggeri nelle prime versioni e fino a 550 nei modelli successivi. Aveva un peso massimo al decollo di 240 tonnellate e la spinta era fornita da 4 motori Pratt & Whitney. Fu necessario sviluppare rinforzi strutturali in varie zone del velivolo, compresi carrelli di atterraggio, per far fronte a un numero di cicli decollo-atterraggio maggiori rispetto a un 747 impiegato su tratte a lungo raggio. Infatti, il 747 SR aveva una longevità di vita di 52.000 voli in 20 anni di attività, rispetto ai 24.600 sempre in 20 anni per il 747 standard. Il 747 SR-100 fu certificato dalla Federal Aviation Administration il 26 settembre 1973. Il giorno stesso venne consegnato il primo di 4 velivoli ordinati dalla Japan Airlines, che entrò in servizio il 7 ottobre dello stesso anno. Una piccola curiosità in merito a questo tipo di 747. Nel 1988 la NASA acquistò un 747 SR-100 in eccedenza dalla Japan Airlines per il trasporto dello Space Shuttle. Registrato N911NA, è entrato in servizio con la NASA nel 1990, dopo aver subito pesanti modifiche simili al quasi gemello N905NA, che era un 747-100 proveniente dall'American Airlines. È stato utilizzato per la prima volta nel 1991 per trasportare un nuovo Shuttle Endeavour dai produttori di Palmdale in California al Kennedy Space Center. L'aereo dell'incidente era appunto un 747 SR-100 registrato JA8119, consegnato alla Japan Airlines nel 1974. Il giorno in cui l'aereo è precipitato, esso aveva 11 anni, con oltre 25.000 ore di volo e 18.835 cicli operativi. Un ciclo è costituito da decollo, pressurizzazione della cabina, depressurizzazione e atterraggio. Comunque possiamo affermare che questo aereo non era arrivato neanche a metà del suo ciclo di vita. Il 2 giugno 1978 il JA8119, durante un atterraggio sulla pista 32L dell'aeroporto Itami di Osaka, subì un violento tail strike, cioè colpì la coda sulla pista d'asfalto. A bordo c'erano 379 passeggeri e 15 membri dell'equipaggio. 2 passeggeri hanno riportato ferite gravi e 23 passeggeri sono rimasti lievemente feriti. Diverse strutture della fusoliera di poppa, la fusoliera stessa e la paratia di pressione posteriore rimasero gravemente danneggiate. La paratia di pressione posteriore è un componente presente su tutti i velivoli passeggeri. Si tratta di una paratia ermetica in lega di alluminio situata tra la cabina passeggeri e la coda dell'aereo. Il suo scopo è quello di sigillare la parte pressurizzata da quella che non è pressurizzata, in questo caso la coda. Fa la funzione di un tappo ed è una parte importante del velivolo. Le prime riparazioni provvisorie furono effettuate da Japan Airlines a Osaka dal 7 al 14 giugno 1978. Poi venne imbarcato su una nave per essere traghettato all'aeroporto Haneda a Tokyo per la riparazione definitiva. Le riparazioni sono state effettuate da un team di riparazione Boeing tra il 17 giugno e l'11 luglio 1978.
Le parti di ricambio sono state inviate direttamente dalla Boeing e il team ha sostituito e riparato una parte importante della fusiliera di poppa, ha sostituito la metà inferiore della paratia di pressione e ha sostituito vari componenti danneggiati. Il 12 luglio l'Ufficio regionale dell'aviazione civile di Tokyo e Japan Airlines ispezionarono le riparazioni. Non riscontrarono anomalie e diedero il via libera al volo del 747. A bordo del Japan Airlines 123 c'erano 509 passeggeri e un equipaggio di 15 persone, suddivisi in 3 membri della cabina di pilotaggio e 12 membri di equipaggio di cabina passeggeri, per un totale di 524 persone. Il 12 agosto è la vigilia dell'Obon Festival, una delle festività più sentite in Giappone. Infatti il volo era affollato di persone che tornavano ai paesi nativi per raggiungere le proprie famiglie e festeggiare insieme i 3 giorni di festa dell'Obon. Il capitano Masaki Takahama aveva 49 anni, in forza alla Japan Airlines dal 1966. Era un veterano del volo, con alle spalle circa 12.423 ore di volo totali, di cui circa 4.842 accumulate volando su 747. Inoltre, egli era qualificato come capitano esperto, con l'autorizzazione di fare addestramento al copilota, facendolo sedere al suo posto, ovvero il sedile di sinistra, come avvenuto durante il volo Japan Airlines 123. Il primo ufficiale, Yutaka Sasaki, di 39 anni, in forza alla Japan Airlines dal 1970, aveva circa 3.963 ore di volo totali al suo attivo e aveva registrato circa 2.665 ore su 747. Era in fase di addestramento per la promozione al grado di capitano e il volo 123 era uno dei suoi ultimi voli di addestramento e valutazione per passare di grado. Infine, l'ingegnere di volo Hiroshi Fukuda, un veterano di 46 anni in Japan Airlines dal 1957, con circa 9.831 ore di volo totali, di cui circa 3.846 ore accumulate volando su 747. Tutti gli altri membri dell'equipaggio avevano età comprese tra i 24 e i 39 anni. L'aereo aveva operato il volo Japan Airlines 366 dall'aeroporto di Fukuoka al Tokyo Haneda, nel quale era atterrato alle ore 17:12, dove si parcheggiò al gate 18 alle 17:17. Appena i passeggeri sbarcarono, iniziarono i preparativi, i controlli in preparazione al volo successivo, il Japan Airlines 123, e il cambio equipaggio. Solamente l'ingegnere di volo Hiroshi Fukuda non effettuò il cambio e rimase a bordo. Il piano di volo dell'aeromobile prevedeva un volo IFR, cioè un volo strumentale, con destinazione Osaka Itami, velocità di crociera 864 km/h e quota di crociera 7300 metri, ore di volo stimate 54 minuti fino a Osaka NDB, con carburante a bordo per 3 ore e 15 minuti di volo. Alle 18:04 l'aereo iniziò a muoversi per portarsi alla base della pista 15L, da cui decolò alle 18:12, con 12 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Circa alle 18:17, mentre saliva di quota, i piloti richiesero al controllo a terra di Tokyo di modificare la rotta e dirigersi direttamente al punto di intersezione Sea Perch per recuperare i minuti persi al gate, richiesta che fu approvata circa alle 18:18. Alle 18:24:35, poco prima che l'aereo raggiungesse i 7.300 metri di quota, diretto verso il punto Sea Perch, si sentì un'esplosione provenire dalla parte posteriore dell'aeroplano. Una delle 4 sopravvissute all'incidente, Yumi Yoshihei, che era seduta in una delle file nel retro della cabina passeggeri, testimoniò di aver sentito un forte boato e di essere stata avvolta da una caligine bianca, classico sintomo di una ricompressione esplosiva. Immediatamente calarono dal soffitto le maschere per l'ossigeno, che vennero indossate dai passeggeri e dai componenti dell'equipaggio. I piloti impostarono immediatamente il transponder con il codice 7700, che nel linguaggio aeronautico vuol dire emergenza. Il transponder è uno strumento che viene interrogato da un radar di sorveglianza a terra. Quando il transponder riceve il segnale del radar, risponde restituendo il codice emesso a bordo, comunemente chiamato codice squawk.
Alle 18:25 e 18 secondi il capitano Takahama ha contattato il controllo a terra di Tokyo per dichiarare emergenza, scendere di quota e per richiedere di tornare all'aeroporto di Haneda. Da Tokyo approvarono subito la richiesta. Alle 18:25 e 40 secondi l'aereo richiese un vettore VOR a Oshima. A questa richiesta il controllo di terra di Tokyo chiese la preferenza di virata a destra o a sinistra. Takahama rispose una virata a destra. Pochi secondi dopo, il controllo a terra di Tokyo diede istruzioni di virare a destra e volare su una rotta magnetica di 90 gradi per il vettore VOR di Oshima. Roger, you want right or left arm? Right heading 090, redirect to Oshima. Improvvisamente l'aereo è entrato in una virata a destra con un angolo di rollio di 40 gradi. Dalle registrazioni del CVR, ovvero il registratore audio di bordo, si sente questo. Purtroppo l'aereo non rispondeva ai comandi. Il botto che avevano sentito era la paratia di pressione posteriore che aveva ceduto facendo depressurizzare l'aereo. Ma la cosa peggiore era che nella violenza della depressurizzazione la parte posteriore del 747 perse parte della coda, compresi il timone, l'unità ausiliaria di corrente APU, ma la cosa più drammatica e quella che non permetteva nessun controllo dell'aereo era che tutti e quattro i circuiti idraulici che azionavano le superfici di controllo, cioè il primario e i ridondanti, erano stati tranciati di netto provocando la perdita dell'olio idraulico che azionava tutte le superfici di controllo. Ecco perché l'ingegnere di volo riferì che la pressione idraulica stava diminuendo. A questo punto i piloti si resero conto che l'aereo era diventato incontrollabile e il capitano Takahama ordinò al copilota di scendere di quota. Alle 18:27 e 07 secondi, il controllo a terra di Tokyo, vedendo che l'aereo non seguiva le istruzioni impartite, chiese di quale tipo di emergenza si trattasse, ma non ricevette risposta. Nel frattempo, l'aereo aveva quasi superato la penisola di Izu e si apprestava a volare sulla baia di Suruga. Più o meno in questa zona iniziarono i movimenti di fugoid e Dutch roll, ovvero motofugoide e rollio olandese. Il motofugoide si verifica quando l'aereo subisce una riduzione della velocità, che si traduce in una diminuzione della portanza, che a sua volta fa perdere quota al velivolo, con il muso che si porta al di sotto dell'orizzonte. Durante la discesa, il velivolo accelera riacquistando velocità, superiore a quella del volo livellato, quindi recupera portanza e inizia una fase di salita, riportando il muso al di sopra dell'orizzonte. Durante questa fase la velocità diminuisce e l'aeromobile inizia di nuovo a perdere quota e così via fino al totale smorzamento del moto o all'intervento del pilota. Nel caso del Japan Airlines 123 le variazioni di velocità e quota sono arrivate a punte di 190 km/h e 1500 metri, con accelerazioni verticali da più 1,4 g a meno 0,4 g e della durata di 90 secondi. Il rollio olandese è causato da piccole oscillazioni di rollio scivolata e imbardata. Normalmente non causano problemi ed esiste anche un dispositivo per limitare queste situazioni, lo yaw damper, ovvero smorzatore di imbardata. Questo dispositivo è composto da uno o più attuatori che agendo direttamente sul timone o sul sistema idraulico smorzano l'effetto del rollio olandese. Sul Japan Airlines 123 le oscillazioni di imbardata di rollio erano molto rapide. Il rollio arrivò anche a 50 gradi, con un periodo di 12 secondi tra un verso e l'altro. Non potendo agire sulle superfici di controllo, i piloti provarono a controllare questi movimenti con il solo utilizzo dei quattro motori, applicando la spinta in modo asimmetrico per controllare la direzione dell'aereo. Fu così che mantennero in volo l'aereo per oltre mezz'ora. Alle 18:28 e 31 secondi, il controllo a terra di Tokyo ordinò nuovamente all'aereo di prendere una rotta magnetica di 90 gradi per un vettore radar verso Oshima.
124, fly heading 090, radar Victor Toshima. Questa volta, alle 18:28:35 secondi, ricevettero risposta dal capitano Takahama, il quale rispose: Roger, understood. L'aereo ha attraversato la baia di Suruga a una quota di 6.700 metri e a 520 km/h. È passato a nord della città di Yaoizu, nella prefettura di Shizuoka, verso le 18:31, ad una quota di quasi 7.600 metri, dove cambiò rotta verso destra per un volo in direzione nord. Alle 18:31:14 secondi il controllo a terra di Tokyo propose come alternativa l'aeroporto di Nagoya, ma dal 747 risposero che volevano tornare ad Haneda. Verso le 18:35 circa, l'aereo virò a destra in direzione del monte Fuji. Quando stava oltrepassando il monte Sacro, virò a sinistra in direzione nord-est. Nel tentativo di smorzare il moto fugoide dell'aereo, i carrelli vennero sbloccati elettricamente in modo che questi si abbassassero per gravità, ed effettivamente i movimenti dell'aereo vennero smorzati. Verso le 18:40:30 secondi, l'aereo iniziò una discesa da un'altitudine di circa 6.800 metri, compiendo un circolo completo intorno alla città di Otsuki, fino ad un'altitudine di circa 5.200 metri. Dopodiché si diresse ad est, continuando a perdere quota. Svariati i tentativi dei controllori di Tokyo, a cui si aggiunse anche il controllo della base USAF di Yokota, di comunicare rotte e piste disponibili, ma la risposta da parte del comandante fu sempre aereo incontrollabile. Alle 18:45:48 secondi l'aereo si trovava ad una quota di 4.100 metri e a una velocità di circa 400 km/h, quando iniziò una lunga virata verso sinistra che terminò alle 18:48:03 in direzione nord-ovest a una quota di circa 2.100 metri. Si resero conto di essere molto vicini alle montagne. Alle 18:51, con la potenza simmetrica impartita ai motori, provarono disperatamente una virata a destra e di riprendere quota impiegando anche i flap comandati elettricamente, ed effettivamente riuscirono a svoltare lievemente a destra e a riprendere quota. Dopo aver raggiunto circa 4.100 metri di quota alle ore 18:53:03, l'aereo iniziò nuovamente a scendere. Alle 18:55:03 secondi, l'aereo assunse un rollio a destra di oltre 60 gradi e il muso iniziò ad abbassarsi. Il capitano Takahama è stato sentito sul CVR che chiedeva disperatamente di ritirare i flap e di applicare più potenza, in un ultimo disperato tentativo di alzare il muso. L'aereo ha continuato ad entrare in una irrecuperabile discesa a destra verso le montagne, con i motori alla massima potenza, durante la quale suonava il sistema di allarme di prossimità al suolo. Il capitano sapeva che era troppo tardi per riprendersi e il CVR registrò questo. Negli ultimi istanti, quando la velocità ha superato i 630 km/h, l'assetto di beccheggio si è stabilizzato e l'aereo ha cessato di scendere. L'aereo era ancora inclinato sulla destra di 40 gradi, quando il motore più esterno colpì gli alberi di una cresta situata ad un'altitudine di 1530 metri, a 1,4 km dalla cima del monte Mikuni, provocando la perdita del motore stesso. L'aereo ha continuato su questa traiettoria per 3 secondi, fino a quando l'ala destra, chiaramente udibile nella registrazione CVR, ha impattato contro un'altra cresta a 520 metri ovest-nord-ovest dalla cresta precedente, a un'altitudine di 1610 metri. In questo impatto l'aereo ha perso l'ala destra, i restanti motori e quello che rimaneva della coda del velivolo. L'aereo ha finito la sua corsa alle 18:56:30 secondi contro il fianco del monte Takamagahara nella prefettura di Gunma ad un'altitudine di 1565 metri, esplodendo e disintegrandosi in 1000 pezzi, seminandoli in tutta la vallata.
Il numero delle vittime fu altissimo. 520 persone morirono nello schianto. Solamente 4 persone sopravvissero, tutte sedute verso il fondo del velivolo, riportando multiple fratture ossee e subendo uno shock traumatico enorme. Tutte e 4 salve per miracolo. Alle 18:59 il messaggio che il volo Japan Airlines 123 era scomparso dai radar venne diramato subito alla polizia e alle forze militari, che inviarono personale solamente a partire dalle 20:30. Anche la Guardia Costiera fu contattata per essere impiegata nella ricerca di altri eventuali frammenti nella baia di Suruga e nel mare antistante la penisola di Izu. Il centro di coordinamento dei soccorsi alle 19:15 ricevette la segnalazione dalla base militare di Yokota che un loro aereo C-130 che volava in zona subito dopo lo schianto vide la zona dell'impatto e il fuoco divampare in un punto a 65 km sulla radiale 305 dello Yokota Takan. Nella notte iniziarono le ricerche, ma la zona era impervia e poco accessibile. Solamente alle 4:39 del 13 agosto un elicottero militare identificò la zona dello schianto e il relitto del Japan Airlines 123. Probabilmente, se i soccorsi fossero stati più tempestivi, si sarebbero potute salvare più vite. D'altronde, i superstiti raccontarono di sentire molteplici lamenti intorno a loro, che man mano si affievolivano col passare delle ore. Vi ricordate dell'antefatto del 2 giugno 1978, quando durante un atterraggio a Osaka l'aereo colpì con la coda sulla pista e venne riparato dai tecnici Boeing a Tokyo, sostituendo la parte inferiore della paratia di pressurizzazione? Ecco, quella riparazione fu la responsabile di questo disastro, anche se erano passati ben 7 anni. La paratia di pressurizzazione di poppa è una calotta sferica di circa 4560 mm di diametro, con un raggio di curvatura pari a 2560 mm e formata da un assieme di 18 spicchi di lega di alluminio. Gli spicchi sono giuntati tramite file di rivetti e per ogni giunzione ci sono delle staffe di irrigidimento, 36 in tutto. Tutti questi elementi erano rivettati a formare un corpo unico. Per quanto sopra, la riparazione corretta per realizzare un giunto tra gli spicchi di alluminio, inserendo una piastra di giunzione con 3 file di rivetti tra le anime della metà superiore e la metà inferiore della paratia di pressione, era considerato corretto ed era pianificato da procedure Boeing. I tecnici che effettuarono la riparazione non seguirono gli schemi, installarono 2 piastre di giunzione parallele invece di una continua. In questo modo l'efficacia di una delle file di rivetti è stata annullata, riducendo la resistenza alla rottura per fatica a circa il 70% rispetto alla corretta riparazione. Di conseguenza, dopo ripetuti cicli di pressurizzazione e depressurizzazione, la fila di fori centrale ha iniziato a creare uno sforzo sulle piastre, spesse solamente 0,9 mm, che nel tempo ha creato quello che si chiama cedimento per fatica. In pratica, sforza oggi, sforza domani, il materiale si indebolisce nel punto più debole soggetto alle forze. Quindi si è creata una fessurazione lungo tutta la fila di fori dei rivetti, che il giorno 12 agosto 1985 ha deciso di cedere del tutto, aprendo uno squarcio nella parete di pressurizzazione, facendola letteralmente esplodere verso il retro della coda. La differenza di pressione tra interno ed esterno ha fatto sì che parte della coda, il timone e parte dell'impennaggio fossero espulsi dall'aereo. Ma forse la cosa peggiore fu il danneggiamento di tutti i sistemi idraulici, che resero l'aereo una foglia al vento. Intorno alle 18:47 un fotografo a terra ha scattato una fotografia di bassissima risoluzione. La foto, anche se di bassa qualità, mostra l'aereo senza parte dello stabilizzatore verticale, incluso il timone. L'ispezione post-riparazione da parte di Japan Airlines non ha rilevato il difetto perché era coperto da lastre sovrapposte, ma nel corso dell'istruttoria la commissione infortunistica ha calcolato che tale installazione si sarebbe guastata dopo circa 11.000 cicli di pressurizzazione ed effettivamente ci sono andati vicino. Al momento del colpo di coda del 1978, l'aereo aveva sulle spalle 8.830 cicli operativi. Al momento dell'incidente ne aveva 18.835. Sottraiamo e abbiamo 10.005.
Ad oggi rimane il peggiore incidente aereo come numero di vittime, escludendo l'incidente di Tenerife che coinvolse 2 aerei.